Faceva parte pienamente, tanto è vero che quando è stato nel 72, mi sembra, quando facemmo un concorso, Florence Too Late to be Saved, e in quell'occasione esponemmo il nostro concetto di... era un progetto, un concorso sul centro storico di Firenze, ma la nostra proposta era quella che il centro storico di Firenze non era altro che un parco, semplicemente un parco, cioè era una piccola isola all'interno di una dimensione metropolitana che prendeva tutta la piana e quindi fino a Pistoia, per cui presentammo questa, diciamo anche in maniera molto spinta, questa conurbazione generalizzata a tutta la piana in cui si distinguevano questi tre piccoli centri come fossero dei parchi, no? Come fossero dei Central Park all'interno della città più estesa. Questo era il nostro concetto, perché ovviamente non c'era altro da fare che non considerarli tali e pensare che tutte le attività produttive, l'architettura stessa venisse espulsa dal centro storico e il centro storico dovevano diventare dei luoghi di utilizzo alternativi, cioè che poi l'abbiamo anche proposto nei fotomontaggi, in quelle immagini che insomma abbiamo poi collegato anche alla mostra. Pop era stata un'altra delle grandi conquiste di quegli anni, direi anzi di qualche anno prima, perché andammo a Venezia, la prima volta trovammo questa biennale che ci entusiasmò perché ci dava degli strumenti, cioè ma da architetti ci andammo, non da operatori artistici, ci dava degli strumenti, cioè il cambiamento di scala, la decontestualizzazione, cioè le tecniche pop, l'utilizzo dei colori, dei mezzi, dei prodotti industriali, era un modo di fare architettura. Noi abbiamo fatto parecchi fotomontaggi, lavori teorici utilizzando il discorso sull'archeologia del futuro, no? Era proprio a questo. Invece che utilizzare pezzi d'architettura, noi utilizzavamo pezzi di città, di prodotti industriali. Andammo, mi ricordo, passavamo delle giornate dentro la raffineria della Stanice a Livorno, dove c'è questo mondo diciamo, macchinari, eccetera, e proprio attraverso l'esperienza pop si tentava di trasformarli in architettura. Quindi, ma poi c'era stato l'insegnamento degli Archicam che ce l'avevano già anticipato. Ma devo dire, insomma, noi siamo arrivati negli anni, eravamo i più giovani dei Radical, negli anni 70, ma insomma c'era già l'esperienza importante, insomma non avevamo io. Poi c'erano tante questioni, c'era stato Odissea nello spazio, c'era stato il cubo nero di Kubrick, c'erano stati degli elementi che ci trovavano noi, che ci interessava di ribaltare questo rapporto forma-funzione con gli ziggurat. L'idea che qualcuno l'avesse messo questo cubo nero all'inizio del film era straordinaria. Era interessante anche questo, in quegli anni c'erano fra le architetture che ci piacevano tantissimo, c'erano i primi silos dei razzi da Kirk Kennedy, da Canaveral, che erano dei fuoriscala spaventosi ma bellissimi. Noi avevamo utilizzato la tomba di Maometto, la pietra nera, come immagine archetipa, poi quell'operazione è passata pari pari con questi elementi contemporanei molto, molto forti.
l'evoluzione dello ziggurat è passata appunto da una posizione di contrasto forte alla città, l'idea che la si potesse recuperare in qualche modo e poi in fondo un concetto di metamorfosi, cioè che la si potesse recuperare insieme alla sua, non tanto alla sua storia che sembrava un po' complesso, ma rispetto appunto agli scarti della metropoli, quello sì. Per cui facevamo un'operazione tipica come Piranesi. Piranesi prendeva il linguaggio dell'architettura classica romana, ma ci costruiva delle nuove, immaginava delle nuove architetture. Quindi una sorta di, nel nostro caso del futuro, perché invece che proiettarlo nel presente lo proiettavamo nel futuro. Quindi quelle immagini attraverso una tecnica pop, prese l'immagine dalle fabbriche, l'immagine dagli scarti, con questa macchina fotografica che avevamo sempre in mano, per cui ingrandivamo i particolari, gli oggetti. C'erano i primi computer, per cui c'erano i relè allora, le schede perforate, per noi era immagine straordinaria. Cioè tutto questo lo ricomponevamo in una ricostruzione ideale, proprio a tecnica piranesiana.